Beyond Oasis, incluso nella raccolta intitolata Sega Mega Drive Classics, vi permetterà di calarvi nei panni di Ali, il principe del regno di Oasis. Un giorno, apparentemente come tanti altri, il suo animo avventuroso lo spinse ad esplorare una caverna, nella quale trovò uno scrigno contenente un bracciale d'oro. Una voce proveniente dal nulla lo invitò ad indossarlo e quando egli lo fece, l'anima del precedente proprietario gli disse che avrebbe dovuto affrontare con l'aiuto di 4 spiriti il possessore del bracciale d'argento, prima che questi, tramite il suo potere, devasti e sottometta il mondo. In passato, i precedenti possessori dei bracciali d'oro e d'argento, rispettivamente Re Harl e Agito, si scontrarono in una lotta senza esclusione di colpi magici, che li portò ad annientarsi a vicenda. Nessuno ha mai saputo che fine avessero fatto i 2 bracciali. Erano stati entrambi dati per dispersi, almeno fino a quando il nostro alter ego Ali, ritrovando quello d'oro, apprende, da quello che presumibilmente è lo spirito di Re Harl, che anche il bracciale d'argento è finito nelle mani di qualcuno e che se vuole salvare il suo regno dalla distruzione dovrà cercarne l'attuale proprietario, affrontarlo ed eliminarlo. Questa è la trama che fa da sfondo al gioco, il quale è prevalentemente un arcade adventure, con alcuni elementi tipici dei platform, dei picchiaduro e degli RPG, data l'evoluzione che caratterizzerà il personaggio nel corso dell'avventura. Durante il proseguo della storia dovrete esplorare e ripulire dai nemici le ambientazioni che attraverserete. Non completamente, ma quel tanto che basta per raggiungere l'obiettivo del momento, il quale sarà consultabile in ogni momento tramite una mappa. Uno dei tasti serve per attaccare, uno per saltare ma anche per abbassarsi se lo tenete premuto, cosa che vi risulterà utile sia per colpire nemici come ad esempio i serpenti, sia per accedere nelle locazioni dotate di un punto d'accesso più basso del normale. L'esplorazione della mappa di gioco è relativamente libera, o almeno sarà tale, fino a quando troverete un qualcosa che vi sbarrerà l'accesso ad una nuova area. Per superare questi ostacoli dovrete reclutare i 4 spiriti a cui accennava l'anima di Re Harl, quando ritrovaste quello che fu il suo bracciale d'oro. Nell'ordine vi farete amici lo spirito dell'acqua, una fatina dall'aspetto davvero niente male, che grazie ai suoi poteri vi consentirà di superare gli sbarramenti costituiti dalle fiamme. Inoltre, quando ne avrete bisogno, potrà ripristinare parte della vostra energia ed aiutarvi nell'eliminazione dei nemici, trasformandosi in un mulinello d'acqua che travolgerà i malcapitati con cui verrà a contatto. Il secondo spirito che recluterete è quello del fuoco, in grado di distruggere le conformazioni coniche di ghiaccio che vi sbarrano la strada. Inoltre il suo pugno, spero che mi passiate il termine bruciante, vi darà manforte nell'abbattimento dei nemici. Se sarà necessario, egli potrà mettere fuoco dalle fauci a danno dei malcapitati, e se ciò non dovesse bastare, potrà mettere una potente fiammata intorno a sé, bruciando gli sventurati che si troveranno abbastanza vicini a lui. Lo spirito delle ombre vi permetterà di raggiungere postazioni altrimenti inaccessibili, che riconoscerete per via di alcuni pioli metallici a cui potrà aggrapparsi. Inoltre, assorbirà parte dei danni che vi arrecheranno quando sarete colpiti, e qualora doveste precipitare, egli vi prenderà e vi salverà, evitando che a causa della caduta perdiate energia. Se poi vi concentrerete, potrete anche guidare la vostra ombra come fosse un secondo voi stesso, utile per risolvere alcuni enigmi e per esplorare l'area di gioco senza correre rischi. Infine, l'ultimo spirito è quello della natura, avente le sembianze di una pianta carnivora. Egli vi aiuterà ad eliminare i nemici mordendoli come se fosse un cane, e abbatterà per voi alcuni portoni che non potreste aprire in altro modo. Ognuno di questi esseri spirituali si trova all'interno di un tempio, sempre disseminato di nemici ed enigmi da risolvere. Per superare sia gli uni che gli altri, dovrete far ricorso alle abilità fino a quel punto acquisite e alla vostra materia grigia. Quando vi sarete fatti amici questi spiriti, il loro aiuto non sarà automatico. Innanzitutto dovrete evocarli, ma per farlo dovrete trovarvi in prossimità di qualcosa che vi consenta di farlo. Ad esempio, per invocare lo spirito dell'acqua, dovrete dirigere la magia del vostro bracciale nell'acqua o su un blocco di ghiaccio. Se vi troverete ad esplorare un ambiente privo di entrambi, non potrete evocarla. Lo stesso vale per lo spirito del fuoco. Dovrete trovarvi in prossimità di qualcosa che brucia, che sia una fiaccola appesa ad un muro per illuminare l'interno di ambienti altrimenti oscuri, o un fuoco da campo acceso dai nemici. Per quanto riguarda lo spirito delle ombre, dovrete per forza dirigere la magia del vostro bracciale contro delle teche di ghiaccio che lo imprigionano.
Infine potrete richiamare lo spirito della natura dirigendo il vostro raggio magico su delle piccole piante carnivore situate di tanto in tanto all'interno dell'area di gioco. Evocare questi aiutanti consumerà la barra energetica di colore blu e quando sarà consumata completamente lo spirito evocato scomparirà. Potrete prolungare la permanenza del vostro amico accanto a voi consumando del cibo, utile a ripristinare l'energia spirituale. Quando sconfiggerete i nemici, di tanto in tanto, questi lasceranno cadere delle cibarie. Alcuni di questi alimenti ripristineranno del tutto o in parte esclusivamente l'energia fisica, altri quella spirituale. Altri ancora, invece, ripristineranno entrambe le barre energetiche. Terminare l'energia fisica porta ovviamente a perdere la partita, mentre terminare l'energia spirituale porta solo a perdere il supporto dello spirito che vi stava aiutando in quel momento. Una volta che il vostro aiutante sarà scomparso, l'energia spirituale si ripristinerà da sola pian piano. Quando sarà nuovamente piena, ma anche prima se ne avete la necessità, potrete richiamare uno spirito a supportarvi, sempre che nei pressi ci sia un qualche elemento utile a farlo. L'arma con cui Ali inizia il gioco è un pugnale, ma nel corso dell'avventura di tanto in tanto ne troverete altre, come spade, archi e bombe. Il loro utilizzo però sarà limitato e quando avrete scoccato l'ultima freccia o sferrato l'ultimo colpo di spada dovrete combattere di nuovo con il pugnale, ma non temete, perché è comunque una buona arma. L'unica spada del gioco che non sparisce mai è la spada infuocata dall'altisonante nome Omega. Vi spiegherò come recuperarla nella sezione del mio canale dedicata ai trucchi. Parliamo ora della realizzazione tecnica del gioco, che è stupefacente. La grafica è molto colorata e sfrutta in modo magistrale la palette cromatica del Mega Drive. I personaggi sono grandi, ben animati ed ottimamente caratterizzati. Le ambientazioni sono varie e ben disegnate, i boss sono grandi, spesso enormi ed estremamente curati. Le musiche, realizzate dal grande Yuzo Koshiro, accompagnano piacevolmente l'azione, sono d'atmosfera e si lasciano ascoltare. Di pregiata fattura sono anche gli effetti sonori. La giocabilità è ottima, così come la longevità, che è piuttosto elevata per un gioco di questo tipo, dato che per terminarlo ho impiegato poco meno di 8 ore. Inoltre la trama, che è ben scritta, vi riserverà un finale sconvolgente, memorabile, davvero ben realizzato. Dopo aver terminato il gioco, vi sentirete come al vostro risveglio dopo aver fatto un magnifico sogno. Cosa poteva essere fatto meglio? Ben poco per la verità. Se proprio vogliamo trovare dei piccoli difetti al gioco, possiamo dire che le musiche, seppur realizzate dal bravissimo Yuzo Koshiro, non raggiungono neanche lontanamente le vette toccate dal primo Streets of Rage. Inoltre, non si riesce sempre a capire bene quale strada bisogna percorrere per raggiungere l'obiettivo, dato che la mappa non è particolarmente dettagliata. Ciò comporterà un certo spreco di tempo che impiegherete per trovare per esclusione la strada giusta. Inoltre, alcune sezioni platform sono molto difficili, richiedono una notevole precisione e saranno molte le volte in cui precipiterete nel vuoto. Comunque sia, a meno che non abbiate poca energia, questo non porterà la vostra di partita, ma solo ad una diminuzione della vostra energia vitale. Inoltre, la possibilità offerta in questa collection di giochi per Mega Drive di poter salvare la partita in qualsiasi momento e di usufruire dell'effetto rewind ridurranno al minimo la frustrazione. Consiglio di giocare a Beyond Oasis a tutti gli amanti dei classici e a coloro che vogliono cimentarsi con un gioco che, essendo molto avanti con i tempi, risulta gradevolissimo da giocare ancora oggi. Consigliatissimo. Passo e chiudo.